Ciao ragazzuoli, benvenuti in Turchia! Il mio viaggio inizia a Istanbul, unica città al mondo che si trova distribuita tra due continenti. Abbiamo infatti da una parte il continente europeo e dall'altra quello asiatico. Iniziamo allora a visitare questa città partendo dalla Basilica Cisterna. Secondo te che lingua parla? Ciao pappagallo! Ciao! La Basilica Cisterna è uno di quei posti che hai già visto 1000 volte in 1000 documentari diversi, ma che appena varchi la soglia di entrata capisci di non aver mai visto. Scendendo le scale d'ingresso si apre un'immensa voragine sotterranea di 80.000 metri cubi e camminando sulle griglie metalliche, tra le sue centinaia di colonne, le luci cambiano colore ed il mondo è come se si capovolgesse. Delle sue 336 colonne vieni come rapita da una di queste, con la superficie in rilievo che crea una trama che sembra la coda di un pavone bianco. Buona parte dei materiali utilizzati per la costruzione sono elementi di riuso, come le due enormi teste di Medusa rovesciate che fanno da base a due colonne, probabilmente provenienti dal foro di Costantino. Sono enormi e bellissime. Il nome turco significa palazzo sommerso, ma l'impressione è quella di camminare in una foresta pietrificata. Abbiamo appena visitato la Basilica Cisterna, è un'esperienza davvero imperdibile, sono contenta che abbiamo iniziato la visita della città da questo posto. Per trovare l'ingresso della Basilica Cisterna dovete cercare un edificio di legno scuro e da sotto a quell'edificio più o meno parte la fila per accedere. Potete acquistare il biglietto qui oppure potete acquistare il biglietto online utilizzando un QR code che vi permette almeno di saltare la fila. L'ingresso costa 350 lire turche ed è consigliatissimo. Vicino ad Hagia Sophia ci siamo imbucati in una viuzza e abbiamo trovato questo posto che è una madrasa del XVI secolo, quindi un'antica scuola che è stata progettata dal famoso architetto Mimar Sinan. Nel XX secolo è stata restaurata ed è diventata un centro per l'artigianato e con anche l'accoglienza turistica. Infatti si trova questo bar dove ci siamo fermati a bere qualcosa di fresco. Per raggiungere la madrasa, quando incontrate il centro culturale di Hagia Sophia, dovete semplicemente girare a sinistra. Da in fondo c'è la madrasa. Tra il retro di Santa Sofia e le mura del Topkapi c'è questa via con delle case storiche tradizionali, molto probabilmente restaurate perché sono perfette. Si chiama Souk Cheshme. Dopo una sosta alla fontana tedesca di Piazza Sultanahmet, risalente al XIX secolo, con tanto di tutorial su come rinfrescarsi dal caldo estivo, ci dirigiamo verso Hagia Sophia, ovvero la prima moschea di questo viaggio. Hagia Sophia è stata costruita nel VI secolo per volere dell'imperatore Giustiniano e nel corso dei secoli ha alternato la funzione di chiesa e moschea. La sua navata centrale di 70 metri per lato l'ha resa per più di un millennio la cattedrale più grande al mondo. Nonostante dall'esterno possa sembrare molto semplice, entrando sono stata incantata dalle pareti dorate e dai suoi enormi lampadari illuminati. Hagia Sophia è
aperta tutti i giorni, però durante l'orario di preghiera non è possibile visitarla. Quando non è possibile visitarla si forma una fila interminabile di turisti. Noi quando siamo entrati abbiamo beccato proprio l'inizio del momento della preghiera e quindi io non ho potuto visitarla pienamente, sono dovuta rimanere nella zona turistica e al massimo ho potuto fare il giro nel piccolo angolino per le donne che era tutto buio con soltanto 2 lampadari. Io essendo Uomo eletto, quindi sono potuto entrare e ho visitato diciamo meglio l'interno della moschea e sono Dici rimasto. cosa hai visto? Allora, i lampadari erano veramente enormi e sono rimasto impressionato dalla loro grandezza. Grazie per la recensione. A parte l'impeccabile recensione sulla bellezza dei lampadari di Hagia Sophia, qualcosa di interessante l'ha effettivamente visto. Sulla parete verso la quale gli uomini si rivolgono per pregare, infatti ci sono appesi 2 cilindri al muro che ruotano su se stessi. Essendo la Turchia un paese altamente sismico ed essendo molto frequenti terremoti anche di modesta entità, la rotazione di questi cilindri è di importanza fondamentale. Infatti, nel momento in cui questi cilindri smettono di ruotare su se stessi, significa che la moschea ha subito un cedimento strutturale. Per questo posso reputarmi fortunato. Essendo una moschea non si paga l'ingresso, però si devono rispettare alcune regole. Innanzitutto ci si deve togliere le scarpe all'ingresso, qui ci sono tantissime scarpiere e quindi rischiate di non ricordarvi più dove avete lasciato le scarpe, quindi segnatevi o fatevi una foto, un video con la lettera e il numero dello scomparto dove lasciate le scarpe in modo da ritrovarle in modo più agevole. Per quanto riguarda il vestiario, soprattutto le donne devono coprire la testa, le spalle e le ginocchia. Fai vedere come mi sono dovuta ridurre per poter entrare qui dentro. Così. Se non rispettate queste regole non vi fanno proprio entrare e vi fanno acquistare un indumento con le maniche lunghe e la gonna lunga per coprirvi. Sembra un kiwi. È vero, sembra Anzi, un lo è. kiwi. Ma la cosa più importante da ricordare quando si visita Hagia Sophia è che c'è una gran puzza di piedi. E adesso andiamo in zona Gran Bazar. Yeah. L'Umarell che guarda il cantiere. Archeologo in realtà. Alle nostre spalle c'è una delle 18 porte di entrata di questo grande mercato che conta 4.000 negozi distribuiti su 60 strade pedonali. Li andiamo a visitare tutti? No. Sì, cioè... No. Bene, andiamo a visitare questo enorme centro commerciale. Speriamo di non perderci. Cosa che ovviamente è accaduta. Immaginatevi di camminare in un labirinto pieno di persone e cose interessanti da vedere ovunque. Praticamente impossibile non perdersi. Qua c'è la storia della numismatica del mondo. Il Gran Bazar non è solo una meta turistica imprescindibile in un viaggio in Turchia, è anche un luogo dove osservare lo scorrere delle giornate e le abitudini degli abitanti. Ovunque potete infatti vedere uomini in bivacco su piccoli sgabelli intenti a chiacchierare mentre fumano, letteralmente, una sigaretta dietro l'altra. Non mancano anche le onnipresenti fontane, elemento di forte attrattiva per qualcuno. Che fiducia che hai in quest'acqua. Mi sento più fresco adesso. Sì. Siamo all'interno del Gran Bazar, che è un mercato gigantesco di Istanbul, e c'è una parte più nuova, molto più luminosa, con negozi di tutti i tipi, con caramelle, souvenir, spezie, e una parte un pochino più antica con oggetti di antiquariato, abiti tradizionali. A me piace molto di più la parte più antica, che la sento molto più vera. Mi ricorda un po' di più la vera Istanbul, vero? Come me la parte nuova l'aspettavo. invece La parte nuova sì, mi sembra una cosa un po' meno originale. Abbiamo anche trovato una scala salendo la quale si ha una bella vista su un pezzettino di mercato dall'alto e anche su una moschea che c'è qui vicino, è molto carino come punto. In una delle 1000 viuzze della parte scoperta del mercato si trova anche un fast food di doner kebab molto conosciuto e apprezzato. Lo potete riconoscere per la costante fila di persone in attesa e per l'invitante profumino che aleggia nell'aria.
Bellino! Per uscire dal mercato abbiamo puntato dritto verso la moschea che abbiamo ammirato dall'alto del mercato. Lasciate le scarpe all'ingresso e indossata una bellissima gonna intonata al mio foulard da gattara, siamo entrati in questo piccolo angolo di pace. Sei bellissima. Sì. La Nur Osmania Jami è una piccola moschea in stile barocco poco conosciuta, ma non perdete l'occasione di entrarvi dopo una visita al Gran Bazar per vivere un breve momento di tranquillità. Come in tutte le moschee, la maggior parte della superficie è dedicata alla preghiera degli uomini, mentre alle donne rimane solo un minuscolo recintino. Ma vabbè. Siamo rientrati un attimo per rinfrescarci in hotel, poi siamo di nuovo usciti per venire a mangiare, che stavamo morendo di fame. Siamo venuti in un posticino che avevamo visto ieri sera, che ci ispirava perché c'è anche questa terrazza che dà sulla strada. È una sottospecie di self-service dove abbiamo ordinato molta più roba di quello che ci aspettassimo. Un pochino di verdura, dello yogurt che sta bene con la carne, questo è uno spiedone di manzo e agnello, e un gosleme ripieno di verdura, patate e pollo. Tantissima roba. Buon appetito! Ti magna. Riusciranno i nostri eroi a finire tutto? Speriamo di sì. Con la fame che abbiamo. Direi di sì. Soddisfatto? Molto buono, vero? Buonissimo. Sì, soprattutto il kebab, questo che era manzo e agnello, era veramente molto buono. Averne presi anche 2. Vogliamo far vedere questa cosa qua? Ci sembra di aver capito che ci sono questi ragazzi che girano con questi carretti giganteschi e sembrano anche molto pesanti, che vanno in giro per la città, considerando che è tutta una salita e una discesa, a raccattare la plastica e poi dopo la portano non so dove. E prima abbiamo visto una scena, c'era questo ragazzo che stava passando proprio qua sotto, intanto che stava correndo, che andava qua verso destra, è incominciato a passare il tram e tipo come film di orrore lui continuava a guardarsi indietro per vedere se riusciva a fare in tempo a rientrare dalla strada là in fondo prima di essere schiacciato dal tram. Do qualche informazione pratica per chi volesse visitare Istanbul. Noi siamo arrivati ieri pomeriggio con un volo Turkish Airlines che ha voli diretti dall'Italia e siamo arrivati all'aeroporto Havalimani. Specifico giusto un concetto. La parola Havalimani significa aeroporto in turco, ma questo l'ho scoperto solo in seguito. Quindi l'aeroporto nel quale siamo atterrati è Istanbul Havalimani, che è il secondo aeroporto più grande al mondo, mi pare, per dimensione. Ed era veramente gigantesco. Non mi era mai capitato prima che una volta atterrata dovessi aspettare sull'aereo per mezz'ora in movimento per raggiungere il terminal. Una volta entrati nel terminal degli arrivi dovete percorrere almeno 1 chilometro prima di poter raggiungere il punto dove vi controlleranno i documenti. Dovete cercare sul soffitto che scompaiano le bandiere turche, perché fin tanto che ci sono appese le bandiere turche, quelle sono solo per i controlli dei passaporti turchi. Quindi dovete andare ancora più avanti quando ci sono persone di tutte le nazionalità e non ci sono più bandiere turche ovunque, allora lì potete passare per fare il controllo documenti. Per gli italiani basta la carta d'identità, vi danno un documento per l'immigrazione timbrato con il timbro d'ingresso che dovete conservare fino alla fine per fare ovviamente il timbro d'uscita. Per raggiungere il centro città invece noi, avendo l'hotel nella zona Sultanahmet, che è quella più turistica, così siamo più comodi per le attrazioni, abbiamo preso l'autobus Vist 12 che si prende al piano -2 dell'aeroporto alla fermata 12, quindi abbastanza intuitiva come cosa. Il biglietto costa 136 lire turche a testa, si carica le valigie e poi dopo ci si ferma all'ultima fermata, dopodiché potete proseguire a piedi o prendere il tram per raggiungere la destinazione finale. Devo anche aggiungere che con l'aiuto di uno dei pochi turchi parlanti inglese che abbiamo incontrato durante questo viaggio abbiamo acquistato anche una tessera dei trasporti di Istanbul
che è la Istanbul Kart, che si può acquistare a una delle centinaia di macchinette gialle che si possono trovare alle fermate di tram, autobus e metro. Le macchinette possono essere impostate in tante lingue diverse, tra le quali anche l'italiano, però purtroppo le macchinette della fermata Aksaray della metro, che è il terminal dell'autobus VIST 12 che arriva dall'aeroporto, non funzionavano e quindi abbiamo dovuto per forza chiedere aiuto perché rimaneva impostato su turco. Il costo della Istanbul Kart è di 70 lire turche e può essere usata su tutti i mezzi pubblici urbani della città di Istanbul, anche da più persone contemporaneamente. Perché ne ho due? Questo ve lo dirò più avanti. Si conclude il primo giorno di viaggio in Turchia e mi raccomando, lasciate un like se vi è piaciuto il video, se vi è piaciuto il mio racconto. Grazie per aver guardato questo video fino alla fine e iscrivetevi al canale per non perdervi il prossimo episodio.